La notte è silenziosa. I binari vuoti sembrano dormire, ma un errore può risvegliarli. Un errore umano, una voce alla radio, un via libera dato troppo presto. Vi siete mai chiesti quante cose diamo per scontate? Che il treno arrivi, che il treno si fermi, che ci sia qualcuno a vigilare, a proteggere. Ma cosa succede quando nessuno si accorge dell'errore? Questa è una storia vera, tragica, evitabile. Una tragedia avvenuta nel cuore della notte e che poteva accadere a chiunque. Un turno di lavoro, un binario da sistemare, un sogno da portare avanti. E poi silenzio. Si può uscire di casa per un semplice turno e non tornare più? Quanti di noi lo fanno ogni giorno senza nemmeno salutare bene? Un ciao detto al volo, un ci sentiamo più tardi, mormorato mentre si infila la giacca, una mano alzata distrattamente dalla porta. Frasi che sentiamo ogni giorno, frasi che diciamo ogni giorno, sicuri che ci sarà un domani. Ma il domani non è garantito per nessuno, non c'è contratto, non c'è certezza, solo un equilibrio fragile, sospeso tra il caso e l'abitudine. E se quell'ultimo saluto fosse stato davvero l'ultimo? Se avessimo saputo che era l'ultima volta, cosa avremmo detto? Avremmo forse abbracciato più forte, guardato più a lungo, detto tutto quello che avevamo dentro, e che invece abbiamo rimandato. Ma il tempo non aspetta, non avvisa, non dà repliche, e poi resta solo una frase incompiuta che ci tormenterà per sempre. 30 agosto 2023. Alle ore 23:45 il treno entra a Brandizzo, una piccola stazione ferroviaria vicino Chivasso, in Piemonte. 5 operai, tutti tra i 22 e i 52 anni. Stavano lavorando su un tratto di binario, un lavoro notturno, ordinario. Era tutto secondo i piani, ma quel piano non prevedeva l'arrivo del treno 951, un Intercity da Milano a Torino. Direzione Torino. 11 carrozze vuote, in trasferimento logistico, una macchina d'acciaio lanciata a 160 km/h. Inarrestabile. Alle 23:47 il treno arriva. Brandizzo dormiva, ma sui binari c'erano uomini vivi, uomini al lavoro, e in un attimo non c'erano più. I macchinisti, Geoffrey e Pugliese, vedono qualcosa, sagome sul binario, tira il freno, suona la sirena, ma è troppo tardi. Il treno si fermò decine di metri dopo l'impatto. Li travolge. 1, 2, 3, tutti. Una scena che nessuno dimenticherà. Dietro non c'è più nessuno. Solo ferraglia, urla, silenzio spezzato. I corpi erano irriconoscibili. E i sopravvissuti? 2. Con la pelle bianca come carta. Uno parlava al telefono, tremando. Disse solo questo: quel treno non doveva passare. E invece è passato. Come una lama nel buio. Come una condanna già scritta. Se quel treno non doveva passare, allora perché è passato? E soprattutto, chi gliel'ha permesso? È stato il caso o è stato qualcuno? Perché i treni non partono da soli. I treni obbediscono a una voce, a un ordine, a un calcolo. E chi, adesso, ha il coraggio di dire è stato un errore? Le regole parlano chiaro. Nessun operaio può lavorare su un binario attivo. Serve un nulla osta, una conferma, un blocco ufficiale. Quella notte qualcuno parlò troppo presto. Una frase detta alla radio. Un'intesa sbagliata. Una sequenza di ordini. Non rispettata. Erano padri, figli, fratelli. Giuseppe Saverio Lombardo, 52 anni. Giuseppe Sorvillo, 43. Kevin Laganà, 22. Giuseppe Aversa, 49. Michael Zanera, 34. Tutti dipendenti di una ditta appaltatrice. Non sono morti per un crollo, non per una svista loro, ma per un via libera mai autorizzato. Le famiglie, quella notte, ricevettero una telefonata. È successo qualcosa, ma nessuno dice mai subito la verità. Nessuno dice mai: non torneranno più a casa. E se fosse successo a te? Se tuo padre, marito, amoroso, fosse uscito per un turno di notte e non fosse più rientrato? È davvero possibile morire mentre si sta solo facendo il proprio dovere? Si può perdere la vita mentre si sta costruendo il futuro? Allora forse il problema non è più l'errore. È l'abitudine all'errore. È la normalità del disordine. È il sistema che si regge su silenzi, scorciatoie, frasi a metà. Perché se tutti sapevano qualcosa, ma nessuno ha fatto niente, chi è davvero il colpevole? Quante tragedie nascono non da un singolo gesto, ma da una catena di mani che non si sono alzate. E quando la responsabilità è ovunque, finisce per non essere di nessuno. Ma i corpi, quelli, cadono lo stesso. Anche se nessuno vuole firmare la colpa. Quante volte ci fidiamo della burocrazia? Dei segnali? Della voce che dice «Sì, puoi procedere». Quante volte ci affidiamo, senza sapere, di firme date senza leggere, di consensi sussurrati,
di algoritmi che decidono per noi. Le registrazioni audio tra RFI e il capocantiere emergono giorni dopo. Una frase: tanto il treno non passerà. E invece passò. E ora quella frase pesa come piombo. Ma chi l'ha detta? Chi doveva fermarsi? Chi doveva aspettare? La risposta è vaga. Come sempre. Nel mezzo, 5 famiglie distrutte, un macchinista sotto shock, un paese che dimentica troppo in fretta. Il treno non si è fermato, ma la vita sì, per chi amava quei ragazzi, per chi ogni giorno chiede giustizia e riceve solo silenzi. Ci sarà un processo, forse una condanna, ma qualcuno potrà mai dire «mi dispiace abbastanza». Cosa significa scusarsi quando il danno è irreversibile? Michael aveva 34 anni, aveva appena comprato casa. Kevin, il più giovane, solo 22 anni, una promessa nel basket, faceva turni di notte per aiutare la madre. 2 vite spezzate, 2 sogni chiusi in un sacco nero, 2 sorrisi che nessun tribunale restituirà. E noi? Quanto tempo passerà prima che tutto venga dimenticato? E mentre noi ci domandiamo ancora chi ha sbagliato, il tempo si è già portato via tutto. Compreso il diritto di dire «ti richiamo, ora non posso». Oggi quei binari sono tornati silenziosi. Nessun fischio, nessuna corsa, solo il suono muto del ferro e dell'assenza, perché a volte il dolore resta intrappolato nei luoghi, nei gesti interrotti, nelle parole mai dette. Come quel messaggio rimasto sul cellulare di Kevin, 2 spunte grigie, mai lette. «Ti richiamo, ora non posso». Frase semplice, quasi tenera, ma oggi sembra una condanna. Perché chi l'ha scritto non sapeva che non ci sarebbe stato più tempo, e chi l'ha ricevuto non potrà mai leggerlo. «Ti richiamo, ora non posso». Una frase semplice, una di quelle che scriviamo senza pensarci, una di quelle che pronunciamo con leggerezza, sicuri che ci sarà un dopo. Ma cosa succede se quel dopo non arriva? Cosa succede se quella notifica resta lì, non letta, congelata, muta, e diventa l'ultima cosa che abbiamo detto a chi ci amava? Non sappiamo mai quando sarà l'ultima telefonata, l'ultimo messaggio, l'ultima possibilità. Rimandiamo. Perché c'è tempo, ci diciamo. Perché non è urgente. Perché adesso siamo occupati. E intanto la vita va avanti. O finisce, senza avvisi, senza countdown. «Ti richiamo, ora non posso». Forse è la frase più crudele che possa restare, quando ormai è troppo tardi per richiamare davvero. E allora ci resta solo una cosa: ricordare. Ricordare quei nomi, quelle voci, quelle vite. Perché la verità è questa: non c'è tragedia più feroce di quella che poteva essere evitata. Il treno non doveva passare, i binari dovevano essere fermi, la radio doveva tacere. Ma la tragedia è passata ugualmente, di consensi sussurrati, di algoritmi che decidono per noi e che non conoscono il peso della vita umana. Perché i sistemi non sentono dolore, non seppelliscono figli, non leggono messaggi mai aperti, ma le persone sì, le madri, i fratelli, le fidanzate, i sopravvissuti. Grazie per aver ascoltato questa storia, una storia vera, tragica, evitabile. Se vi ha toccato lasciate un pensiero, per Kevin, Michael, Giuseppe, Giuseppe e Giuseppe. 5 nomi, 5 vite, 5 promesse, perché le tragedie inaspettate sono le più ingiuste.